Machine learning. Vi sarà capitato di sentire i termini machine learning e IA usati in modo intercambiabile e vi starete chiedendo qual è la differenza? Ebbene, la differenza c'è ed è importante comprenderla. L'IA si riferisce all'intelligenza esibita da software e macchine. Il machine learning, invece, è un sottoinsieme dell'IA. Ciò significa che mentre tutto il machine learning è IA, non tutta l'IA comporta machine learning. Il machine learning è un tipo di IA in cui una macchina impara dai dati che le vengono forniti e può identificare pattern in tali dati. Il machine learning è anche il processo attraverso il quale le macchine imparano dai dati e migliorano le loro prestazioni nel tempo. Utilizza diversi tipi di tecniche come il supervised learning, apprendimento supervisionato, l'unsupervised learning, apprendimento non supervisionato, e il reinforcement learning, apprendimento per rinforzo. Il termine machine learning è stato coniato da Arthur Samuel nel 1959. Samuel, pioniere americano nel campo dei giochi per computer e dell'intelligenza artificiale, creò un programma che giocava a dama contro se stesso. La macchina analizzava il gioco attraverso giocate ripetitive, identificando le strategie per vincere ed evitare le perdite. Giocando e imparando cosa fare per vincere o meno, la macchina iniziò a rilevare schemi ricorrenti e a seguire sempre più un pattern. Per raggiungere questo obiettivo, Samuel ha dovuto utilizzare la matematica. Concetti come l'algebra lineare, il calcolo, la probabilità e la statistica svolgono un ruolo cruciale nella comprensione di come gli algoritmi di machine learning apprendono dai dati e fanno previsioni. Questi concetti matematici aiutano a ottimizzare le prestazioni del modello, a comprendere le relazioni tra i dati e a fare previsioni accurate. Quello del gioco della dama è un ottimo esempio di programma di machine learning. Stava imparando dalle sue esperienze, replicando i risultati di successo in altri giochi e perfezionando le sue prestazioni nel tempo. Non è ancora chiaro? Paragoniamolo con l'imparare ad andare in bicicletta. Quando si impara ad andare in bicicletta, è possibile che si inizi con le rotelle. Queste rotelle sono come il dataset iniziale che alimenta il modello di machine learning. Fornisce la guida e la stabilità di base di cui il modello ha bisogno per iniziare l'apprendimento. Facendo sempre più pratica, si inizia a capire come bilanciare, quando pedalare e come sterzare. È come se un modello di machine learning iniziasse a riconoscere pattern e relazioni nei dati durante il processo di addestramento. A un certo punto le rotelle si tolgono e la bicicletta non si guida sempre nello stesso modo. Ci si adatta a situazioni diverse. Magari si pedala su un sentiero collinare o si attraversa un parco affollato. Allo stesso modo, un modello di machine learning utilizza i pattern che ha appreso per adattarsi a nuovi dati e fare previsioni accurate o eseguire compiti per cui è stato progettato. Proprio come si può pedalare su biciclette diverse dopo aver imparato a farlo, un modello di machine learning può applicare il suo apprendimento a problemi diversi ma correlati. La bicicletta su cui si pedala oggi potrebbe non essere quella su cui si è imparato, ma l'abilità appresa si trasferisce da una bicicletta all'altra. Il concetto fondamentale di machine learning è quando un modello impara dai dati, identifica i pattern e li utilizza per fare previsioni o prendere decisioni. Proprio come il programma di dama di Samuel, i modelli di machine learning migliorano le loro prestazioni nel tempo attraverso un apprendimento e un adattamento continui. Quindi, ricordiamo che tutto il machine learning è IA, ma non tutta l'IA è machine learning, e che il machine learning si divide in diversi tipi, cioè il supervised learning, l'unsupervised learning e il reinforcement learning.